top 10 per appassionati e fini intenditori dell'orrido con un mucchio di CGI brutta. Benvenuti su WatchMojo Italia. Oggi faremo una prima parte delle, forse varie, top 10 sulle peggiori CGI mai viste nei film. Vedremo momenti in cui l'arte dell'effetto speciale è stata massacrata da mani indegne, facendo piangere gli effettisti degni di tale nome e invece donando piacere a noi pubblico. Perché ammettiamolo, c'è un gusto vero nel brutto come questo, però escludiamo film brutti apposta, tipo Sharknado o compagnia. Perciò vedremo film che, almeno sulla carta, si sono impegnati con la CGI, ottenendo però risultati comicamente orrendi, tanto da distruggere ogni buona intenzione della pellicola. Fantastico. Ah, e tra l'altro, spoilers. Enough is enough! I have had it with these snakes on this plane! Numero 10. Il costume di Lanterna Verde, il Lanterna Verde. Bene. Incominciamo tranquillamente con uno dei bersagli preferiti di tutti gli accaniti di supereroi, ossia gli effetti di tutto il film, ma soprattutto la realizzazione del costume. But we're worth saving. E in effetti il budget del film è stato di 200 milioni. Ora provate a piazzarmi quei 200 milioni nella tutina da videogioco di Ryan Reynolds. Non ci riuscirete. Admit you're afraid. I know. I spent my entire life. In ogni scena del film, per non parlare del finale, sembra sovraimposta, anche perché lo è, al suo corpo con paint probabilmente. E la mia domanda è: perché cavolo non hanno semplicemente usato un costume vero? Cioè, era tanto difficile. It doesn't mean we're weak. Help me save my planet. Don't give in to fear. Fight it. Fight it with me. Numero 9. Jabba in edizione tristemente speciale. Star Wars Episodio 4 Una nuova speranza, edizione speciale. Allora, criticare Star Wars originale per gli effetti speciali oggi non ha senso. I film sono vecchi e sono fatti con bravura per il tempo, ma posso capire l'accanimento contro le versioni speciali. A parte le varie puttanate aggiuntive, quando George Lucas vuole aggiungere qualcosa in CGI non ce n'è più per nessuno. E le aggiunte sono tutte quante più o meno fatte a di cane. Look, Jabba, next time you want to talk to me, come see me yourself. Don't send one of these twerps. Maki Chise. Come nel caso del Jabba versione 97. In origine Jabba era interpretato da un uomo e basta, scena comunque poi cancellata, ma no, Lucas volle riaggiungerla con questa morte dell'effetto speciale semovente in forma di lumacone gangster a tutti i costi. Yaba Madukimas. Ich wong chikor panagrin na milotto bunky dongo. Penso si possa tranquillamente affermare che gli effetti dell'originale siano molto meglio di quelli nuovi. Guardate quanto è più bello, cicciottello, putrescente e verminoso, per usare le parole di Ian, il Jabba artigianale del 6. Never no pace Luke Skywalker, Jedi Knight. Numero 8. Mary Jane il mostro. Scooby-Doo. I saw my friend Beth Ann. There's something wrong with her eyes. My cowboy! In questo adattamento di Scooby-Doo che nel 2002 nessuno aspettava, Scooby-Doo e amici si trovano su un'isola per investigare su, guarda un po', degli avvenimenti strani. A parte la realizzazione del cagnolone che provoca forte imbarazzo, se siete ancora qui, concentratevi sull'effetto di qualità della faccia di Mary Jane durante la fuga con Shaggy e Scooby. Gli occhi verdi fanno cagare, va bene, ma la vera magia sta nella faccia distorta. Osservate con attenzione come si veda precisamente dove finisca il vero volto e inizi la CGI. E vi dirò, il fatto che sia così brutta rende la scena ancora più inquietante. Hello, man. Are you all right? Oh, you were great. You too. Numero 7. Ma che belli artigli finti. X-Men le origini, Wolverine. Allora, questo è un altro di quei casi in cui non riesco proprio a spiegarmi come sia possibile che i tuoi film precedenti siano fatti molto meglio di uno più nuovo all'interno della saga. Ebbene, nel quarto episodio della saga X-Men, evidentemente il reparto effetti speciali si era rotto le balle di fare gli artigli di Wolverine.
Gli artigli non ci provano neanche a far finta di uscire dalle mani di Logan, sono semplicemente sovraimposti in maniera piuttosto imbarazzante per un film del genere. Ma il clou della cosa non arriva davanti allo specchio con quelle scintilline ridicole, ma con la scena della scala, che penso farebbe orgogliosa la Asylum. Numero 6, quel simpatico coso, Lost in Space. Lo ammetto, ho una sorta di culto per questo film orrendo che però rivedo sempre con piacere. Pellicola tratta da una serie TV degli anni 60 che, fidatevi, in quanto a realizzazione non ha nulla da invidiare a questo film omonimo. La scelta è vastissima, ma temo che Gary Oldman versione ragnone sia battuto comunque dalla scimmietta spaziale. It's like you made a friend. Still, I'd wait a few weeks before tattooing her name on your arm. Battutona! Osservate gli attori non riuscire neanche a far finta di avere qualcosa di fronte agli occhi e il lavoro di fino dei creatori. Don't evolve. Senza aggettivi, quegli occhi. We're both a long way from home. Aren't we, little one? Numero 5, addio, Franklin. Blu profondo. Now you've seen how bad things can get. Facci vedere, Samuel, facci vedere quanto possono diventare peggio. Well, they can get a whole lot worse. Sì, Samuel L. Jackson deve avere un fetish segreto per i film di serie Z perché ne ha fatti un botto. E questo, signori, per me è un capolavoro. Trama, una cura per l'Alzheimer che fa diventare gli squali intelligentissimi. Serve sapere altro? We're going to pull together and we're gonna find a way to get out of here. Monologo che culmina in una scena da antologia con anche un buon colpo di scena portato avanti senza vergogna con una CGI fatta col culo. 25 anni prima uscì Lo Squalo. Beh, signori, non riusciamo a fare squali credibili come quello? E allora battiamo il bello con il brutto, che il nostro peggio sia così peggio da essere ricordato. Numero 4, la scena dell'ondata. Fuga da Los Angeles. Slow down, dickhead. I'm the one who's dying. Power plant overload. Signore e signori, filmone. Fuga da New York è un capolavoro. Questo un po' meno, però non provate a dirmi che è brutto. Fa cagare, è diverso. Quella grandissima testa di cazzo antieroica del tamarrissimo Jana Plinsky torna per fuggire da un'altra città, sempre nelle sagge mani di John Carpenter. Guidance systems malfunction. You no longer have control stick function. E all'apice del film abbiamo una fuga da mitologia con Kurt Russell e Steve Buscemi alle prese con un'ondata gigante. La cavalcata in macchina da vedere per credere, il pezzo nel sottomarino veramente orrendo con quello squalo. La prima volta che lo si vede non ci si crede, ma si capisce di essere di fronte alla grandezza. Numero 3, l'attacco del serpente. Anaconda 3, la nuova stirpe. Signori, la Asylum non viene dal nulla. La Asylum è la stirpe di Anaconda 3, nuova stirpe. Allora, la saga di Anaconda non è che abbia mai brillato per terrore, anzi, ha sempre regalato discrete e sincere risate, e uno dei motivi è che nel 3 ciò che dovrebbe far paura è fatto in questa maniera. Dovrebbe in qualche maniera intimidire, credo, ma grazie a movimenti degni di un videogioco anni 90 ma che dico, grazie alla mancanza di tipo qualunque cosa degna di una buona CGI, il serpente gigante di Anaconda 3 si impone come padrino dei vari Mega Shark e compagnia bella. Numero 2, i langolieri nei langolieri, il che è tutto dire. And I did it deliberately! I did it deliberately! I did it deliberately! I racconti di Stephen King penso siano stati adattati per il 90%, è stato fatto di tutto. Tipo anche adattare a serie TV i langolieri, che personalmente tra tutto King, ecco... e questo è come i creatori hanno voluto omaggiare il re dell'orrore. Se fossi King vedendo questa cosa, credo non saprei se sentirmi felice o profondamente offeso.
E gli effetti speciali, boh, non posso neanche dirvi niente che i vostri occhi non vi abbiano già fatto capire. Ragazzi, i langolieri non mangiano le cose, semplicemente la scena viene tagliata. King sicuramente se l'era immaginata così. Ma prima di svelare la numero 1, ecco alcune menzioni che direi disonorevoli, ma no, non è vero, onorevoli. Numero 1, la trasformazione di Liu Kang, Mortal Kombat, distruzione totale. E qui raggiungiamo apici quasi inarrivabili. Basato su Mortal Kombat, il videogioco, che sappiamo come sia, il film doveva essere un po' cafone, ammettiamolo. Nella scena Liu Kang si trasforma, anche se si trasforma da troppo onore alla cosa, diciamo diventa qualcosa in modo piuttosto pietoso. Ci credo. Ora, accanirsi contro una cosa del genere sarebbe veramente scorretto. Bisogna solo apprezzare la genuina onestà con cui la produzione ci ha regalato quella testa che si deforma e tutto il resto. Perché è come dire a voi, signori, facciamo schifo e non lo nascondiamo. Amateci. Sì, sì. D'accordo con la lista? Si fa Ludoenti, Yaba. 15, Jabba. Don't push it. Ebbene, tenetevi pronti per la parte numero 2. Per altre sì belle top 10 pubblicate ogni settimana, iscrivetevi a Watch Mojo Italia. You know I want Mortal Kombat.